I pigmenti verdi, le sostanze che compongono i colori ad olio con tinte verdi che usiamo e che scegliamo spesso in base al colore e non in base alla sostanza di cui sono composti, perché è quella che determina o meno la possibilità di un colore di mischiarsi con l'altro, di durare nel tempo e così di mantenersi come il giorno in cui è stato appoggiato sulla tela. Per fare questo occorre un poco di pazienza e avere la curiosità di studiare quelle piccole nozioni che ci possono aiutare meglio nella scelta consapevole di una tinta invece che un'altra. Questa serie di video dedicati ai colori vogliono aiutare in questo, a dissipare un poco la nebbia e guidarci nella scelta del colore più adatto alla nostra tavolozza. Prima di iniziare il video, una raccomandazione. Ricordate di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante in basso a destra sotto il video, di lasciare un commento che mi aiuta a comprendere quali possono essere le vostre preferenze e le vostre curiosità e quindi non abbiate timore a suggerirmi anche l'argomento da trattare. Mettere un mi piace e condividere il video aiutano il canale a essere più visibile su YouTube e sulla piattaforma su cui voi lo postate. Detto questo, vestiamoci di verde e iniziamo, ma non prima di avervi augurato una buona giornata a tutte e a tutti voi e una buona visione. Cominciamo la nostra carrellata di verdi con una premessa. Il colore verde è per sua natura uno dei più semplici da ottenere mediante l'impasto dei gialli e degli azzurri. Tuttavia vi sono verdi i cui pigmenti si prestano molto bene ad essere adoperati ed uno di questi è un verde, che è quello con cui iniziamo e che fa parte della mia tavolozza personale, e che è il verde ossido di cromo. La sua tinta è più o meno profonda a seconda dei lavaggi e dalle calcinazioni a cui è sottoposto. Ricordo che la calcinazione è il procedimento di riscaldamento a varie temperature, quindi a seconda di come possono variare si otterrà un tono diverso del colore. È molto stabile, quindi inalterabile, sia alla luce che all'aria, inoffensivo. Conserva la sua brillantezza anche in miscele con i bianchi. È molto rapido ad asciugare e come tutti i colori opachi è molto coprente, anche quando è diluito. Ha un potere colorante medio-basso, e cioè non influisce molto sui colori a cui viene mescolato. Il verde cobalto invece è un colore dal potere colorante un poco più marcato del verde ossido di cromo. È leggermente tossico perché è ottenuto mischiando ossidi di zinco ad ossidi di cobalto. È un colore molto solido e si può mischiare con tutti i bianchi e tutti i colori solidi, tranne con i colori che contengono ferro. Gino Piva, ricordate uno dei volumi che abbiamo presentato in un video, vi metto il link qui sopra se non l'avete ancora visto, rimarca la sua utilità per il paesaggista perché ha quei toni non brillanti che aiutano a moderare gli azzurri. Tuttavia presenta, come abbiamo visto, qualche difficoltà di compatibilità. Attenzione all'umidità perché lo fa oscurare. Anche questo è un pigmento opaco. Vi sono dei verdi poi che sono derivati, come appunto dicevamo all'inizio, da miscele che potrebbero comporsi sulla tavolozza, ma che vengono fatte in laboratorio e proposte a noi dalle case in tubetto. È il caso, ad esempio, del verde permanente, che non è altro che una miscela di ossido di cromo e di giallo di cadmio. Lo vedrete spesso in molti cataloghi di colori delle svariate marche. Alcune tendono anche a mettere del bianco per smorzare l'azione del verde sul giallo, che col tempo tende a prevalere come tono. Del verde di cadmio, che non è altro che una composizione con quantità bilanciate diversamente del verde permanente. Il cinabro verde, che non è altro che un composto di blu di Prussia con giallo di cromo. Vi ricordate che avevo segnalato nel video dedicato ai blu questo brillante impiego del blu di Prussia. È un colore molto stabile, ma è consigliabile mischiarlo e usarlo solo con i bianchi, tranne quello d'argento. Con altri colori meglio evitare la possibile alterazione della tinta. Se sostituiamo il giallo di zinco al giallo di cadmio e lo mischiamo sempre col blu di Prussia, otteniamo quello che viene chiamato verde di zinco. Data la sua instabilità, è da scartare.
secondo me, per quanto riguarda la tavolozza dei colori ad olio. E adesso entriamo in un argomento misterioso e affascinante, che merita un video a parte, e lo faremo, il cui sviluppo e la sua storia particolare ha affascinato e inquietato gli individui di alcune generazioni. Vediamo qual è il verde che si rende protagonista di questo misfatto. A Leigh-Mouse, vicino a Londra, nel 1863, Thomas Horton, medico, fu chiamato al capezzale della figlia di Richard Turner, Anne Amelia Turner, ma purtroppo non ci fu niente da fare. Ella morì, come i suoi 3 fratelli prima di lei. 4 morti nel giro di pochi mesi in quella famiglia. A quell'epoca le morti in età giovanile erano più frequenti di adesso, ma qualcosa insospettì il medico, che non se ne fece ragione delle cause di morte attribuite dagli altri medici per difterite e morbillo dei 4 bambini. Il dottor Horton richiese un'autopsia che rivelò essere l'arsenico la causa della morte della fanciulla, l'arsenico contenuto nel verde della carta da parati dello studio del padre, di una particolare tonalità di verde brillante. Il verde, questo verde, derivato dall'arseniato di rame, cominciò ad essere prodotto nella seconda metà del 1700. Era quindi l'arsenico contenuto nella preparazione ad aver causato quelle morti. Un verde brillante, bellissimo, che fu subito adottato nelle stampe e poi negli abiti, nelle decorazioni e soprattutto nella carta da parati. E proprio la carta da parati, ampiamente diffusa in Inghilterra, divenne la causa di moltissime morti e di moltissimi lutti. L'assassino si annidava nel focolare domestico, in quello che doveva essere l'ambiente protetto, familiare, della vita di moltissimi dell'Inghilterra vittoriana. E non pochi furono i danni che causò anche a coloro che comperarono tessuti tinti con quell'infernale sostanza. La causa di questa leggerezza, se la possiamo chiamare così, fu che l'arsenico venne ritenuto velenoso soltanto se ingerito e non aspirato. L'arsenico, proprio di quel verde, potrebbe essere stata la causa della morte di Napoleone e Jane Austen, ma anche, e qui veniamo a noi, della tarda cecità di Monet o del diabete di Cézanne. La memoria di quel tempo era chiusa in un libro che si chiama Shadows from the Walls of Death, Ombra dai muri della morte. Sono state stampate all'epoca, nel 1874, 100 copie e sono state distribuite alle maggiori biblioteche del Michigan, negli Stati Uniti. L'autore, Robert Kedzie, ha raccolto in questo volume campioni di carte da parati dell'epoca preparate con il verde incriminato. La lettera che accompagnava questi volumi raccomandava di maneggiarlo con cura, perché altamente tossico, vietato toccarlo. Chi produceva queste carte da parati? E qui ci addentriamo in un capitolo che svilupperemo ampiamente in quel video che ho premesso di voler postare, dove vedremo come i preraffaelliti e soprattutto William Morris con la sua Art and Craft poterono contribuire inconsapevolmente a tutto questo. Ma veniamo brutalmente nel suo impiego nei colori ad olio. I pigmenti che contengono questo elemento sono chiamati e spesso confusi fra di loro verde veronese o verde smeraldo, con la differenza che il verde smeraldo è composto da arseniato di rame e acetato di rame. È un verde brillante, molto tossico, come abbiamo già visto, e ha un potere colorante, un potere coprente medio e una stabilità medio-alta, mentre il verde veronese può essere composto in 2 formule, o arseniato di rame puro, oppure ossido di cromo idrato, ed è probabilmente la seconda di queste composizioni ad essere la tinta trovata dal pittore Paolo Veronese. Una bella tinta, ma un potere colorante medio e una bassa stabilità. Per questo consiglio di usarlo con parsimonia nelle velature e parsimoniosamente con i gialli e i bianchi, per la sua bassa solidità. Tuttavia molte case hanno ovviato, ottenendo questa tinta dalla mescolanza di vari pigmenti, come nel caso della Maimeri, che ne ha unito ben 3, per ricavare una formula interessante che si avvicina molto
ha quella tinta di cui abbiamo parlato prima e che ben si presta a essere mischiata con i gialli e con i bianchi. E cioè queste sostanze sono il biossido di titanio, la ftalocianina e il giallo ansa. Come avete visto, la lista dei verdi che io consiglio non è amplissima, anche perché molti di questi possono essere ottenuti già combinando i nostri azzurri e i nostri gialli. Molti termini che avete ascoltato e che non ho spiegato in questo video li ritrovate spiegati e commentati anche in altri video della serie sui pigmenti colorati. Il link della playlist lo potete trovare qui in alto a destra. Questa serie continuerà con le lacche, dove parleremo anche del verde vescica e della lacca verde, i gialli, i violetti, i bruni e i neri. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, cliccando in basso a destra sotto il video e ricordatevi che l'autocritica è la prima dote di qualsiasi pittore e disegnatore. Buona giornata e a presto!